Ciao cari amici, benvenuti a questo video. Mi trovo al primo giorno del nostro Retreat Experience e oggi abbiamo portato il gruppo del ritiro in un posto meraviglioso nel cuore di Bangkok, in un monastero femminile. L'energia è pazzesca, non so se potete percepirla. Abbiamo meditato qui tutto il giorno, adesso i ragazzi stanno facendo l'ultima pratica. Wow, che dire, guardate il luogo e sentite l'energia. Ecco qui dopo il primo giorno di ritiro, com'è stato? Bello, intenso, Com'è l'energia qua? utile, sì, forte, l'energia qua è forte, basta guardare sempre intorno per capire, quindi... Sono qua con Susanna. Ciao! Susanna, sei al giorno 2 di ritiro, come sta andando? Guardate, sta andando che già dal primo giorno abbiamo iniziato ad assaggiare l'eterno, quello spazio di pace che è dentro ognuno di noi ed è potentissimo, pazzesco. Sentire il tutto e allo stesso tempo che ogni cosa arriva, va, come la bellezza di questo posto che ora Davvero, è qualcosa di che lascia senza parole. davvero. Com'è l'energia qui? L'energia è molto corrispondente alle parole che ti ho appena detto, nel senso che c'è presenza, c'è eternità, c'è pace e c'è anche il fermento dei Thai che oggi fanno festa. È vero? È qualcosa che portarsela poi a casa ti cambia la vita proprio. Grazie. Grazie a te. Namaste. Namaste. Che poi fondamentalmente cosa facciamo in un ritiro? In un ritiro meditiamo insieme, facciamo pratiche e tutto ciò che si muove all'interno di quelle ore, all'interno di quei giorni è rivolto alla consapevolezza, all'autoindagine e all'auto-osservazione. E di conseguenza qualunque dialogo, qualunque conversazione, anche un semplice viaggio in macchina da un posto all'altro diventa un enorme e profondo lavoro su di sé e un'occasione per potersi rispecchiare e guardare dentro. Cosa si sperimenta in un ritiro? In un ritiro si sperimenta la scoperta. Si sperimenta la scoperta del nuovo che ci circonda, luoghi nuovi, nuovi modi di vivere, persone che scelgono uno stile di vita completamente diverso dal nostro, arrivano a noi, e la scoperta di tutto ciò che è interno, di tutto ciò che è nel profondo dentro di noi e che solo nell'ascolto si può tornare a sentire.
Chloe, com'è l'energia? Potente, potente, entra proprio dalla pancia e si diffonde dappertutto proprio. Com'è l'energia? È pazzesca. Cioè senti proprio la vibrazione. Senti la vibrazione dentro il corpo. Si sente la vibrazione dentro il corpo. Sì. E siamo al giorno 4 del ritiro. Come procede? Molto bene, perché ovviamente queste energie aiutano molto la via del lavoro su di sé e quindi delle guide come noi, oltre a vedere, diciamo, la bellezza, lo stupore nelle persone che vengono qui con noi, riusciamo a vedere quello che c'è dietro, quello che inizia a smuoversi anche attraverso i posti che vediamo, ma il fatto di essere fuori dalla zona di comfort, in un altro stato, ed essere proprio apposta per lavorare su di sé, riusciamo a vedere quello che è da uscire fuori, da osservare, da lasciare andare, affinché la vera energia, la vera presenza, la vera consapevolezza possa affiorare. Quindi il nostro vedere, il nostro andare ad indagare in ciò che vediamo nelle persone che vengono qui con noi, fa in modo di attuare un processo che possiamo chiamare di guarigione, di autoconsapevolezza. E questo va a guarire a livello psicologico, a livello mentale ed energetico, tutte le dinamiche che ci portano, diciamo, a non essere nella gioia, nella presenza. Oggi sono uscite un po' di emozioni, eh? Sì, per i partecipanti, diciamo, il terzo giorno, il quarto giorno soprattutto, è quando le maschere iniziali, anche un po' di entusiasmo, di eccitazione, scendono e iniziano a sentirsi un po', diciamo, quelle che sono le paure o le dinamiche, diciamo, anche che si portano dal paese di origine, dall'Italia o ovunque sia, e quindi chi è in grado di vedere può, diciamo, dare una mano a far uscire fuori, perché magari si trovano spesso distrazioni, spesso coperture. Allora, se sei bravo a dolcemente portare consapevolezza alla persona che è in questione, allora puoi ottenere, diciamo, un successo per quanto riguarda il lasciare andare. Perché è così importante che emergano queste emozioni? Perché semplicemente quello che si fanno durante, diciamo, durante la vita quotidiana, soprattutto nella zona di comfort, è il coprirle per non appunto soffrire di quell'emozione, ma è anche ciò che non vedendo rimane lì con te, non lo soffri ma è lì con te, quindi guida la tua vita in senso, tra virgolette, negativo, ti fa fare le scelte magari sbagliate, ti fa vivere in un certo modo connesso, no, a coprire quello. Allora il vederlo non è soffrirne, ma accompagnarlo con consapevolezza, lasciarlo uscire affinché questo viene in qualche modo trasmutato. Grazie. E siamo al giorno 5 del nostro ritiro. Ciao amici, namaste, mi trovo qui in un bellissimo parco proprio nel cuore di Bangkok, mentre i ragazzi del ritiro stanno facendo una meditazione molto profonda con Filippo. Guardate che meraviglia, tra l'altro, vedere tutto questo verde, tutta questa natura nel cuore, nel centro di una città così grande come Bangkok. E i ragazzi hanno notato anche proprio la differenza di energia che si può percepire pur vivendo e stando qui ora in una città così grande rispetto all'energia che si può percepire in Occidente quando siamo in una grande città.
tra caos, suoni, rumori e così via. Invece qua hai la capacità di essere in centro di una città enorme e sentire questa pace, questo equilibrio. Aspettate che qua c'è tra l'altro un varano, voglio farvelo vedere. Ah no, si è buttato in acqua. Niente, non vuol farsi vedere. Ora ce la faccio a farvi vedere un varano, guardate che spettacolo. Questo parco è bellissimo, pieno di varani, corvi, uccelli di ogni tipo. C'è un'energia meravigliosa, meravigliosa. Vediamo se riesco a farvelo vedere un po' più da vicino. Eccolo qua. E tra l'altro è da quando sono nati che sono a contatto con gli esseri umani, quindi sono abituati a stare a contatto degli umani e sono molto socievoli, che poi tendenzialmente i varani anche in natura al massimo possono avere un po' paura di noi, fondamentalmente sono veramente degli animali pacifici e questo mi fa portare alla mente una metafora, no? Perché i varani possono assomigliare a dei coccodrilli, ecco qua ne potete vedere un altro, vediamo se, eccolo lì che nuota. Possono assomigliare a dei coccodrilli e se io lo vedo e magari non so che cosa sia potrei pensare che è pericoloso. Invece nel momento in cui mi informo o semplicemente sperimento un contatto, scopro che non c'è niente da temere, anzi che sono assolutamente pacifici e che sembrano dei cagnolini a volte quando li vedi che si strofinano la faccia sugli alberi o si rilassano al sole. E questa è una metafora, perché tante persone a volte non hanno il coraggio di venire dall'altra parte del mondo, di fare un ritiro, di fare un salto grande nella loro vita, perché hanno paura che sia un coccodrillo. E invece il fare questo salto potrebbe essere un varano. Quindi quante volte hai paura che possa accadere qualcosa soltanto perché tue credenze te lo fanno credere e invece poi se hai il coraggio di avvicinarti a questa paura, se io ho paura del varano, ho coraggio di avvicinarmi al varano, poi scopro che in realtà il varano non mi farà mai niente, anzi si fanno anche toccare a volte o se non vogliono essere toccati male male scappano via. Quindi quante volte le nostre paure non ci permettono di avvicinarci a quello che invece potrebbe essere innocenza, amore, pace, benessere. E quante volte scambiamo quella che potrebbe essere una via di uscita, un cambiamento radicale, un salto grande della nostra vita come qualcosa di pericoloso, di spaventoso e queste paure ci soffocano. Il punto è che più queste paure ti soffocano e più metti da parte il tuo sentire, che magari ti sta chiamando e ti sta dicendo buttati invece, vai a toccare il varano, non ti fa niente. E se tu ti fai prendere dalla parte di te che ha paura, spesso e volentieri chi tradisci è proprio te stesso, è proprio il tuo sentire. È una cosa che dicevo alle ragazze che stanno facendo qui il percorso adesso, è che in diverse fasi della vita arrivi ad un bivio dove puoi scegliere se continuare la strada che la tua anima vuole per te oppure uscire di strada e andarti ad adagiare in quella che per le persone normali è definita vita e quindi ti adagi ad un lavoro che non ti piace, ti adagi ad una relazione monotona e stabile, ti adagi ad un luogo che non ti risuona ma che tutti ci vivono e quindi va bene e così via.
E più vai avanti negli anni, più è difficile avere il coraggio di fare dei salti. E invece sono proprio quei salti che ti rendono liberi. E ho detto a queste ragazze, siate come dei canguri. Siate come dei canguri che mantengono sempre l'adrenalina per poter saltare fuori dalla zona di comfort e saltando mantenere la strada che la nostra anima vuole per noi, con determinazione, con forza di volontà, accogliendo anche le sfide e le resistenze che a volte possono esserci nella nostra vita, continuare a saltare in direzione di quello che la nostra anima vuole per noi, perché l'alternativa fondamentalmente è accasciarsi, adeguarsi a quello che le persone normali pensano sia la vita e che non ha niente a che vedere con la vita, anzi è una morte prima della morte, spesso e volentieri. E nel corso degli anni ho visto tante, anche mie coetanee, iniziare ad accantonare sogno dopo sogno per poi adagiarsi. E come dicevo a queste ragazze proprio qualche sera fa, ho visto tante anche amiche di infanzia di cui sapevo i loro sogni, quello che avrebbero voluto e così via, metterli da parte nel corso degli anni per poi adagiarsi a una vita che non era quello che da adolescenti volevano. E la cosa triste è che la società ci fa credere che è giusto, che quella è la vita, che quella è la realtà, mentre quello che facciamo riscoprire qui è comprendere che la vita è gioia, che la vita è essere nella pace, essere nell'amore, essere nell'armonia, che la vita è vivere e la spiritualità è vivere la vita con gioia, con pace, con armonia, privo di paure, o anche prendendo a braccetto le paure e andando a sperimentare. E il viaggio ti porta inevitabilmente a crescere. La solitudine, proprio stamattina dicevamo alle ragazze quanto è importante stare da sole, e in queste sere le lasceremo da sole singolarmente, neanche insieme, in diverse occasioni, perché un'altra cosa che dimentichiamo è quanto è importante stare da soli per poter ascoltare il nostro sentire più profondo, che spesso è contaminato da pareri esterni, da persone che dicono la loro, da quello che pensa la società, la famiglia, la religione e così via. E quando stai solo, subito, come dice il grande maestro Osho, puoi sentirti quasi a disagio perché sei con uno sconosciuto, ma nel momento in cui hai il coraggio di andare in profondità, trovi il tuo migliore amico. Trovi quell'essenza che conoscevi bene quando eri piccolo e che sa cosa devi fare, che sa dove devi andare e che sa ciò che è bene per te. E grazie a un ritiro come questo, tu puoi sentire questo e puoi sentirti parte di tutto questo. In questi giorni abbiamo avuto proprio modo di osservare quanto è importante per le persone fare un ritiro. Perché è così importante fare un ritiro? Perché un ritiro ti permette di fermarti, ti permette di uscire da quel loop di doveri, abitudini, routine, cose che devi fare, orari che devi rispettare e così via, e ti fa fermare e tornare al centro. E in questo centro torni a risentire te, il tuo sentire, non quello che devi fare, quello che gli altri si aspettano da te, gli appuntamenti che hai e così via, bensì torni a sentire te. Chi sono io? Cosa voglio davvero nella mia vita, nelle mie giornate? E ci sono delle persone che
ne abbiamo parlato, è emerso proprio in questi giorni, che si sono strada facendo dimenticate che cosa davvero volevano loro nella loro vita. Perché a furia di vivere in questi loop di routine, di doveri, di lavoro, di aspettative familiari e così via, ci dimentichiamo il nostro sentire e dimentichiamo di agire seguendo il nostro sentire. In piccolo, ad esempio, non mi chiedo neanche cosa mi fa piacere mangiare oggi, bensì mangio quello che mangia il resto della famiglia, bensì mangio quello che c'è alla mensa, al lavoro e così via. E anche in grande, non mi chiedo più qual è la mia missione, non mi chiedo più cosa voglio realizzare nella vita, non mi chiedo più cosa mi dà gioia e cos'è importante seguire nella mia vita. E in un ritiro hai la possibilità di tornare a questo sentire, di fermarti, di stopparti, di ascoltarti, di entrare dentro di te. E che cosa succede? Come diceva Filippo, escono emozioni, escono memorie, escono cose da lasciare andare, perché spesso le copriamo nella frenesia delle abitudini e dei doveri. E una volta che poi queste emozioni vengono lasciate andare, torna a risplendere la luce che è in noi, che ci dice: ehi, ricordati che tu vuoi fare questo. Ehi, ricordati che a te piace questo. Ehi, ricordati che è importante per te vivere in questo modo, fare queste cose nel tuo quotidiano, sperimentare quello che senti davvero di sperimentare, andare dove senti davvero di andare. E è magico vedere come in 7 giorni crollano le maschere. Ormai facciamo questo lavoro da anni, guidiamo le persone in ritiri qui in Thailandia ormai da anni e ci rendiamo conto che ogni volta accade proprio questo processo. Le persone arrivano, all'inizio hanno le loro corazze, hanno il loro ego, hanno addosso quello che sono costrette a portarsi addosso tutta la vita per essere accettati dalla società, per essere accettati dalla famiglia, per essere accettati al lavoro, nelle scuole e così via. E come mi diceva una ragazza che sta facendo qua il percorso ora con noi, mi ha detto: a un certo punto ti chiedi, ma posso davvero essere libera qui? Cioè la mente è talmente abituata a non essere libera di essere se stessa che gli sembra quasi impossibile che qui possa davvero essere libera. E quando la mente realizza che qui può davvero essere libera, e credetemi, ci vogliono pochi giorni, a quel punto prima spurga e lascia andare emozioni, tossine, memorie, tutto ciò che porta pesantezza. E anche per questo ci vuole davvero, davvero poco, nel giro di una settimana si fa tutto. E una volta fatto questo, emerge la vera luce della persona. Emerge quella luce che dice: ah, che bello, sono di nuovo me, sono di nuovo me. Quindi per chi è importante fare un ritiro? Per tutte quelle persone che si sentono, in piccolo o in grande, sconnesse dal loro vero sé. Per tutte quelle persone che sentono che adesso per loro è importante fermarsi. E chi viene qua a fare ritiri? Persone che sono in una fase di grande cambiamento nella loro vita, persone che hanno avuto dei click interiori e vogliono vivere seguendo quella nuova visione del mondo, e per tutte quelle persone che vogliono riprendere in mano la propria vita e renderla meravigliosa, come è giusto che sia e come meritano di vivere. Fate ancora qualche altro passo in questo luogo, lo ringraziate. Facciamo silenzio. Venite con me.
non voglio disturbarli, stanno facendo una meditazione molto profonda per entrare a contatto con il loro maestro interiore, quel maestro che ci sussurra la via dell'anima. Bellissimo, qui si può sentire davvero un'energia potentissima e ogni luogo che abbiamo visitato in questi giorni aveva una sua energia, un'energia potente, trasformativa, ed ha proprio un'accelerata in questa evoluzione. Poi ovviamente seguiamo i ragazzi anche da un punto di vista di nutrizione, di detox, quindi quando vengono qua fanno proprio un lavoro completo. Ragazze, Ciao! giorno 6 del nostro ritiro, come va? Com'è l'energia? Cioè, ogni giorno ci si immerge sempre di più in profondità, ma allo stesso tempo anche nella leggerezza. Brava, la leggerezza. Entrare nel centro e espandersi. Dove siamo oggi? Siamo al Parco Nazionale Khao. Khao Khao Yai. Yai. È perché è scritto. Ciao, brava. Da leggere. Abbiamo appena visto la prima scimmia nella vita di Chloe. Mi sono emozionata, devo dire. E le avevo già viste a Kopangan, però questa era più grande. È E vero. col culetto più rosso. Ah, eccolo là. Granchietti in acqua. Cosa ti ha ricordato il granchietto? Allora, questo granchietto mi ha ricordato che per un certo momento della vita è necessario risalire la corrente, andare controcorrente. Che solitamente magari viene vista come la principale e la via più grande che seguono tutti, invece bisogna andare controcorrente per poi immettersi nel proprio flusso, nel proprio fiume e là lasciarsi trasportare dalle onde, dall'acqua, dal flusso. Bellissima. Meraviglioso. Vuoi aggiungere qualcosa? Come potrei? È tutto perfetto. Ogni luogo e ogni momento è un insegnamento. Eric, come sta andando questo giorno di ritiro? Dove siamo? Benissimo, siamo in un parco nazionale, uno dei più belli della Thailandia, e proprio è un posto bellissimo nella natura, a contatto con la natura. A volte ci dimentichiamo quasi di essere a contatto col vero del pianeta alla fine, perché molto spesso ci illudiamo di cose materiali, di cose da fare, e non abbiamo il vero contatto con ciò che siamo, con ciò che è la natura, con ciò che veramente ci circonda e ciò da cui abbiamo origine alla fine. Siete benvenuti in Thailandia, che qua è un posto bellissimo, una popolazione bellissima, e è bellissimo fare i ritiri qua. E quindi dovessi dare una parola per far comprendere un ritiro è la scoperta. La scoperta che
che hai attraverso l'esterno, i luoghi meravigliosi che vediamo, e la scoperta all'interno, il luogo meraviglioso che riscopri dentro di te. Dai, com'è stato fare questo ritiro? Siamo all'ultimo giorno. È stato proprio trasformativo. È stato sia da una parte molto più radicante e da una parte c'era la parte in cui ti elevavi sempre di più, ma appunto in sincronia. È come un albero che appunto ha il tronco che è saldo, che è un po' la nostra pancia, il nostro plesso solare, e poi da lì in giù partono queste radici che si affondano e ti tirano verso il basso, e allo stesso tempo ci sono i rami che sempre da questo centro ti portano verso l'alto, e entrambe le parti sono fondamentali, perché se si ha troppe radici, se si ha solo radici, si rischia appunto di attaccarsi lì e a mandare l'energia solo in quei punti. E al contrario, la stessa cosa, si tende a svolazzare, arriva un soffio di vento e ti porta via. E quindi mi porto proprio dentro questo equilibrio tra questa dualità, anche tante comprensioni su tanti click interni che sono avvenuti su vari aspetti della vita, come anche per esempio il denaro, le relazioni, sul silenzio, di quanto sia importante fare silenzio, essere in solitudine per sia percepirsi e riuscire ad essere più autonomi, e allo stesso tempo anche percepire che cosa di ciò che ci circonda faccia veramente per noi, risuoni veramente per noi, e non è un qualcosa che lo scegliamo per un bisogno, ma lo si sceglie perché veramente lo si vuole al 100%. E allo stesso tempo anche, questo è proprio stato all'inizio di tutto, proprio prima di partire, andare oltre la paura con la paura, e prenderla di fianco a sé, prenderla per mano, magari bendarla anche a volte, e seguire quello che si sente veramente, e andare, buttarsi, perché ci potrebbero essere 1000 scuse, anche io potevo avere 1000 scuse per non partire, vuoi magari i soldi, vuoi tantissime cose, che poi però, mettendo il focus su quello che veramente si vuole, chiaro il cosa, il come arriva, se ci si riesce ad affidare. E anche questo affidamento è un qualcosa che si sta nutrendo sempre di più. A chi consiglieresti questo ritiro? Mi verrebbe da dire a chiunque, se lo senti, se una persona lo sente veramente dentro come un richiamo, fatelo, buttatevi. Grazie. Ok, siamo all'ultimo giorno di ritiro, giorno 7. Esatto. Com'è stata questa esperienza? Beh, un'esperienza positiva di crescita interiore che consiglio, è stato molto utile. Una cosa che mi porterò dentro, e certe cose proverò ad applicarle nella vita quotidiana. Secondo te perché alle persone può servire fare un ritiro? Per riuscire a vedersi dentro veramente come si è, le proprie potenzialità. Se non fai questa immersione, tante cose non le comprendi, e quindi vivi sempre la tua vita più o meno con alti e bassi, però con questa immersione profonda riscopri
delle cose importanti che hai dentro e che non riesci magari a manifestare perché sei troppo deconcentrato, quindi è importante ogni tanto magari fare questo tipo di percorso. A chi consiglieresti un ritiro come quello che hai fatto? Perché è adatto secondo te? È adatto a già chi ha una certa visione. Ci si deve arrivare per gradi, quindi per chi è già sulla strada lo vedo molto utile. Che tipo di strada? Strada per conoscersi, per voler crescere, evolvere, scoprirsi. Giorno 7, com'è stato questo ritiro? È stato importantissimo perché io, Deborah mi conosce da anni, strada spirituale diciamo che la faccio tutti i giorni, ma era arrivato un momento in cui mi sono persa, nel senso che la mente è tornata con il suo caos e invece grazie a questo ritiro ho proprio potuto ritrovare il mio centro. Deborah ha fatto un lavoro che potevo fare solo con lei. Sono venuta qui lontano da tutto perché avevo proprio bisogno di questo e ho ritrovato il centro, che è l'unica cosa importante alla fine. Tutto perfetto. A chi sentiresti di consigliare un ritiro di questo tipo? Io sentirei di consigliare questo tipo di ritiro a chiunque abbia voglia di mettersi in gioco, questo è importantissimo. E con questa base a tutti, nel senso che a qualsiasi livello, che poi non significa niente, ma nel senso che tu faccia spiritualità da ieri o che non l'abbia mai fatta o che la faccia da 10 anni, un ritiro così ti può davvero far ritornare alla verità, a te stesso, qualunque cosa significhi. Grazie. Grazie. Che dire, quindi se ti è piaciuto questo video, ti hanno risuonato queste parole, soprattutto hai percepito l'energia e senti un richiamo, senti la voglia di poter vivere anche tu questa esperienza, sappi che è possibile. Sappi che ci sono qui delle anime che ti aspettano a braccia aperte e non vedono l'ora di guidarti e di supportarti in questa meravigliosa avventura qua con noi in Thailandia. Potrai sentirti protetto, guidato, al sicuro, anche se non sai bene l'inglese, non preoccuparti perché ci saremo sempre noi a sostenerti, a guidarti. Quando starai da solo, sarai da solo semplicemente in luoghi protetti che noi sceglieremo appositamente per farvi sperimentare un po' di solitudine, mentre per il resto saremo sempre lì a sostenervi, a guidarvi, a proteggervi. E quindi se senti un richiamo, non esitare a buttarti in questa avventura, perché gli anni passano, la vita scorre e magari se ti fermassi un attimo potresti davvero capire se stai seguendo la direzione che la tua anima vuole oppure se ci sono da fare delle modifiche o dei cambi di direzione. Potrai avere più chiarezza per quanto riguarda la tua vita, il tuo sentire, ogni aspetto della tua vita, ogni area della tua vita potrà essere in qualche modo compresa più nel profondo e il potere di scelta tornerà davvero a te. E avverrà una sorta di passaggio proprio da vittima, la vita mi accade, tutto è a caso, io subisco le conseguenze, mago, io creo la mia realtà, io creo il mio futuro, io creo la vita che voglio e ti guideremo fino alla terza fase, che è la fase dell'unità. Pulito, lasciato andare dinamiche, credenze, condizionamenti, rientrato a contatto col tuo sé più profondo, arrivi alla fase dell'unità. Qualcosa di infinitamente più grande di te ti guida. E allora, come diceva il grande maestro Krishnamurti, nel momento in cui sei davvero connesso a qualcosa di infinitamente più grande di te, allora
la vera libertà non è più la scelta, bensì non avere più il bisogno di scegliere. E per arrivare a questo c'è bisogno di un percorso, c'è bisogno di un ritiro, perché fino ad allora spesso le nostre scelte sono condizionate da ego, da bisogni, da valori, da credenze, da quello che pensiamo di volere, da quello che crediamo di volere nella nostra vita. E poi magari invece vieni qua e ti rendi conto che la parte più pura di te vuole tutt'altro. È lì, qui, hai il coraggio di seguire quella parte e noi ti diamo quel coraggio di dire ok, ora torno a casa e ho il coraggio veramente di dedicarmi a me, di pensare a me, di occuparmi di me, di prendermi cura di me, perché tante volte mettiamo troppo da parte noi stessi. È da lì che poi iniziamo ad attrarre sconforto anche nella vita, problematiche, malattie, incidenti, pagamenti e così via. Sono spesso messaggi della nostra anima che è stufa e che ci sta dicendo ehi, guardami, sono qui, ascoltami, sentimi, e non sa più come fare per farsi sentire da te. Qui puoi venire e ascoltare cosa vuole la tua anima. Ad esempio con tante meditazioni dove andiamo appunto a parlare con il nostro maestro interiore e soprattutto facendo stare le persone nel silenzio. Le risposte arrivano nel silenzio, in luoghi elevati a livello energetico, natura, templi antichi, antiche rovine. Ognuno di questi luoghi ha un suo messaggio e ognuno di questi luoghi può donarti qualcosa. Il prossimo ritiro sarà ad aprile in altri meravigliosi, potentissimi luoghi della Thailandia. Questa volta, ottobre 2025, abbiamo portato le persone in giro per Bangkok e dintorni, quindi non hanno avuto modo di vedere il mare, anche se dopo il ritiro verranno qualche giorno nelle isole. Quindi lo vedranno poi successivamente. Invece ad aprile faremo un ritiro proprio sulla costa, dove andremo anche in questo caso in luoghi antichi templi, energie meravigliose e tanti luoghi nella natura, tanti parchi nazionali ci aspettano, tanti luoghi davvero poco conosciuti dagli occidentali, tanto amati dai thailandesi e poco conosciuti da chi viene qui come turista. Lei vuole le coccole, no. E quindi siamo pronti anche per una nuova avventura. E perché ho scelto aprile? Ho scelto aprile perché ad aprile c'è la mia festa preferita, c'è il capodanno thailandese, il Songkran. E quindi le persone che parteciperanno al ritiro di aprile avranno anche la possibilità di unirsi con noi al Capodanno thailandese, che è una festa bellissima, una festa dove si celebra, ci si butta acqua addosso, ci si diverte davvero all'infinito per 2 o 3 giorni e avviene proprio questo rituale dove appunto ti butti l'acqua
come segno di purificazione, le persone ti puliscono il volto con delle erbe, con delle spezie, ti viene rovesciata quest'acqua addosso durante praticamente tutto il giorno e per più giorni in alcune città, ed è una celebrazione bellissima che esprime proprio la gioia di questo popolo, l'allegria, la voglia di rinascere, di rinnovarsi, di ritrovarsi. E quindi per chi parteciperà al ritiro di aprile avrà incluso anche il Capodanno thailandese insieme, che è un'esperienza davvero meravigliosa, e in più andremo a visitare tanti luoghi magici e davvero poco conosciuti della Thailandia, che hanno ancora un'energia pura, immacolata e selvaggia sotto tanti aspetti. Quindi se vuoi saperne di più visita il mio sito o scrivimi dei commenti, scrivimi su Instagram o qui sotto il video se ti è piaciuto. Se senti che possa essere utile, condividi questo video e ti mando un grande abbraccio di luce. Illumina il mondo, riprendi la tua vita e fa sì che possa essere meravigliosa come meriti. Un abbraccio, namaste.